Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Un anno fa vi avevo parlato di un progetto che girava sulla blockchain di Cardano che si chiama Genius Yield, uno yield optimizer con intelligenza artificiale. Vi lascerò comunque in sovraimpressione in descrizione il video perché lo ritengo ancora oggi un progetto abbastanza interessante, ancora in via di sviluppo. Per interessante non intendo che dovete acquistare il token o quant'altro, ma monitorarlo e vedere gli sviluppi perché potrebbe promettere bene. Gli stessi sviluppatori stanno lanciando Genius X, un altro protocollo sempre inerenti all'ambito Genius e a Cardano, ed è una sorta di launchpad e acceleratore di startup. Nell'ambito dell'acceleratore hanno unito diversi esperti con un'esperienza pluriennale in diversi settori, blockchain, marketing, ricerca e sviluppo e così via, per dare a tutti quei progetti che vengono selezionati e avranno il permesso di partecipare a questo acceleratore e successivamente anche al launchpad, qui dal lancio del loro token, di avere un'assistenza, chiamiamolo così, a 360 gradi, comprese delle sezioni di tutoraggio, messa in connessione, in contatti con partner strategici, sviluppo, ricerca e marketing. Quindi le aziende, le startup che in teoria dovrebbero essere quelli più promettenti avranno accesso a tutto questo ecosistema. Ma noi in effetti cosa ce ne frega di questa cosa? Ce ne frega invece perché all'interno di questo launchpad potremmo partecipare agli acquisti in pre-sale dei progetti che dovrebbero essere più promettenti. Per riuscire ad essere ammessi all'accelerazione e successivamente anche al launchpad, queste startup devono presentare una domanda apposita e superare diversi test. Il team di esperti si occuperanno prima del due diligence e poi dovranno superare anche test normativi nazionali e internazionali e determinate caratteristiche per andare a scongiurare fin dove possibile il rischio di scam. Vengono fatti controlli minuziosi anche sui fondatori delle startup che si propongono, ad esempio vengono controllate se ci sono precedenti penali in ambito finanziario ma anche in altri ambiti ovviamente, e viene verificata la loro identità e background lavorativo e ogni startup viene valutata e verificata in modo quantitativo e qualitativo in base al loro stadio di sviluppo. Vengono assegnati dei punteggi, dei valori in base al team, alla proposta del valore, all'adattamento al mercato, ai valori aziendali, alla tokenomics, ricerca e sviluppo. E ovviamente vengono dati poi i supporti per andare a creare, soprattutto per i progetti inerenti alla blockchain di Cardano, la ISPO, ovvero una Initial Stake Proof Offering, e successivamente, finito un iter selettivo e costruttivo che è molto più ampio e complesso di quello che vi ho appena detto all'interno di questo contenuto pochi secondi fa, si potrà partecipare al Launchpad, dove le startup avranno la possibilità di avere un crowdfunding e noi, lato investitore, acquistare in pre-sale, quindi a un prezzo più competitivo rispetto al lancio del mercato, dei token di questi progetti. Genius X è un progetto compliance. Per partecipare alle raccolte fondi bisogna utilizzare un wallet, sì, non custodial come ad esempio il Nami Wallet con Cardano, ADA, adatta per il pagamento delle fee, ma una volta collegato il nostro portafoglio bisognerà sottostare al KYC. Il Launchpad è stato progettato per utilizzare al meglio la funzione EUTXO e utilizza una struttura tipo order book. Come ogni protocollo che si rispetti, ormai lo sapete, ha un token utility, un token governance, che non serve a niente al di fuori di questo protocollo, di questa piattaforma, delle altre piattaforme che hanno un token utility. Serve solo per appunto per la governance o per puntarlo in stake e avere degli incentivi per chi utilizza questo protocollo. Questo in linea generale per dirvi che questi token utility, se si utilizzano i protocolli, magari vale anche la pena utilizzarli, ma dal lato investimento breve, medio, lungo termine io sono più propenso alla detenzione di token che hanno un'utilità al di fuori del protocollo in cui viene utilizzato, in cui è nato, ma che possa anche servire all'esterno per avere una spinta di acquisto in più da parte di altri utenti che magari non usano quel protocollo che utilizziamo noi. Mostro brevemente geniusx.co, che è il portale appunto dell'accelerazione e del launchpad in questione, e vedete in sovraimpressione tutto quello che
danno in appoggio per i progetti che superano le prove di selezione. Sono veramente accurati e minuziosi. Per quanto riguarda l'audit, hanno tenuto un audit completo di Certic. Vi invito come sempre in autonomia ad andare a verificare le informazioni che trovate inerenti al team e gli advisor. Interessante anche la sezione che hanno Genius Academy, che sono degli articoli, dei video, dei tutorial di esperti blockchain e cripto, sia inerenti a questo comparto sia in altri comparti che vi possono senz'altro essere utili. La sezione tra le più importanti, come sempre, è la sezione documentazioni, dove potete leggere delle informazioni anche extra che magari per tempo o per sbarataggine non vengono menzionate all'interno di un contenuto, come ad esempio il mio video, e poi la sezione Launchpad. La sezione Launchpad è da qui che si possono andare a comprare i progetti in pre-sale. Adesso, come vedete, se io vado a connettere il Nami Wallet creato da zero, mi chiederà di effettuare successivamente il KYC, Start KYC. Quindi dovremo avere a disposizione i classici documenti che utilizziamo per registrarci all'exchange. Per essere sempre aggiornati vi invito ad unirvi alla loro community Telegram, seguire il canale Discord, Medium e Twitter per essere sempre aggiornati, soprattutto anche sui progetti che verranno incubati prossimamente. Al momento è tutto in fase di costruzione, quindi vi invito a monitorare, a mettere nei preferiti questo e Genius Yield, il secondo progetto, anzi il progetto cardine e Genius Yield, successivamente Genius X. Vi invito a mettere nei preferiti e a monitorarlo senza andare a investire token o quant'altro. Monitoratelo. Vedete come andranno il lancio dei progetti, quanto sarà anche eventualmente la percentuale di ritorno una volta che saranno lanciati i progetti sugli exchange e sui DEX, soprattutto sui DEX, e poi da lì fate le vostre valutazioni. E ricordatevi che in questo campo, in questo settore non c'è alcuna fretta, dimenticatevi la FOMO, come si suol dire, chi va piano va sano e va lontano, mi raccomando ragazzi. Per questa presentazione direi che è tutto. Se volete andare a vedere il video di Genius Yield che ho creato l'anno scorso, basta che lo cercate nel motore di ricerca del mio canale YouTube. Ho anche un tutorial per quanto riguarda l'utilizzo di Nami Wallet, e per chiunque voglia sostenere il mio lavoro vi ricordo che potete iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto, lasciandomi un like, commentando i miei video e attivando la campanellina. Quindi vi ho detto tutte le azioni che dovete fare per farmi felice, ora tocca a voi. Vi mando un abbraccio e ci vediamo presto. Ciao a tutti ragazzi.